Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Toro, e le tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno 2025. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Toro. Mm, Può essere un periodo di riequilibrio e per qualcuno potrebbe anche avere a che fare con dei contratti, piuttosto che delle questioni legali, magari. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi c'è anche il link al corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a giugno 2025. Bene, ok, partiamo con la carta dell'imperatrice. Abbiamo un 5 di coppe. Abbiamo il mago, un 4 di bastoni. Oh, come ha girato questa carta. Abbiamo il mondo, l'imperatore, 6 di bastoni, 8 di bastoni e papa. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere, diciamo, l'energia generale del mese e dopodiché andrò a fare i vari esempi per il lavoro, la famiglia, l'amore, via dicendo. Partiamo da quest'imperatrice. Allora, qui io ho la sensazione che potrebbe esserci un progetto, una fase di gestazione di qualche cosa da parte vostra. Andiamo a vederla. Giustizia. Abbiamo un 8 di coppe e un 3 di pentacoli. Sì, c'è come un progetto, un qualche cosa di nuovo che bolle in pentola. Potrebbero essere delle collaborazioni con qualcuno, potrebbe essere il dover spostare fisicamente, magari una famiglia piuttosto che un'azienda. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un fante di pentacoli e una regina di coppe. Scusate, una regina di pentacoli. Guardate, qui ci potrebbe essere un tema sia lavorativo che familiare, perché ho come la sensazione che ci potrebbe essere questo progetto che avanza, ma qualcuno per far sì che questo progetto avanzi è come se si dovesse allontanare da un qualche tipo di situazione solida, se vogliamo, piuttosto che da un figlio, dalla famiglia, magari magari siete voi figli che dovete allontanarvi dai genitori, insomma, c'è come un potenziale distanziamento e una sicurezza emotiva che potrebbe, diciamo, non venire a mancare, però
ehm, come vi posso spiegare? È una nostalgia, un qualche cosa che come se fosse un vuoto anche. Andiamo a vedere il mago. 8 di bastoni e asso di pentacoli. Guardate, vi dirò che per qualcuno potrebbe arrivare una proposta, un qualche tipo di accordo, o è un preaccordo per un progetto, e qui per molte persone, considerato che abbiamo sia lo spostamento sia i 2-4 qui, imperatore 4 di bastoni, ci può essere il progettare di cambiare casa o di trasferire l'azienda, come vi ho già detto, e da lì capirei comunque il legame, l'attaccamento al posto in cui si è vissuti. Andiamo avanti, andiamo a vedere 4 di bastoni, re di pentacoli. Sì, qui c'è come per qualcuno potrebbe essere la voglia di legalizzare qualcosa. Può essere l'acquisto di una casa, per esempio, il legalizzare una relazione, una collaborazione, un progetto. E asso di bastoni, che interessante, perché avete diversi assi, il mago e 2 assi qui. L'energia che si muove rapidamente perché qui ci sono 2-8 di bastoni, ma è come se faceste fatica a andare avanti. Sono 2 carte queste che mi parlano proprio di azione, però è come se avessi bisogno di fare un passo per volta, mentre il ritmo incalzante del mese di giugno vi porta, insomma, a darvi una mossa. Andiamo a vedere il mondo, perché qui c'è di nuovo, guardate, una stesa bellissima, Toro. Andiamo a vedere il mondo. 5 di spade, 2 di coppe e morte. È come se si finisse di o discutere per un tema, perché qui c'è l'accordo, c'è la giustizia, c'è il Papa. Sento che se avete dei temi in sospeso con qualcuno, ragazzi, sento che nel mese di giugno si appianeranno. Se c'è come questo accordo iniziale, questo progetto, questo potenziale compravendita di una casa, è facile che sì, ci sia questo obiettivo, che si raggiunga un compromesso. Se dovete vendere prima la casa, per esempio, prima di comprarne un'altra, è facile che arrivi il compromesso. Il compromesso proprio è con l'acconto. Andiamo a vedere l'imperatore. Cinque di coppe. Sette di bastoni, luna, matto e 6 di coppe. Guardate, è come consolidare un qualche tipo di sogno. Qui di nuovo c'è un matto e 2 carte che mi parlano di sogno. E di nuovo il 5 di coppe che si ripete. Io sento che è come se qualcuno stesse finalmente compiendo il proprio sogno, ragazzi, nel mese di giugno. È bellissimo. Arriva la stabilità, arriva la concretezza, arriva questo contratto, questo pre-contratto, il progetto che si espande, se fosse, questi nuovi inizi, nuovi semi che si piantano più che nuovi inizi, perché, come dire, ho come l'idea che la parte attiva, la parte fisica, il muoversi fisicamente, il fare, sia quello che o costa un po' di più o deve aspettare certi temi burocratici. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Mi dà la sensazione che se fosse una relazione, per esempio la vostra, potrebbe arrivare un figlio, potreste decidere di sposarvi e alla fine del mese comunicare la vostra decisione. 2 di pentacoli.
Potreste decidere di comprare casa insieme e a fine mese comunicare al mondo, alla famiglia, presentare, cioè come un, a parte l'energia che ribolle proprio, però sento come se arrivasse una nuova concretezza, un qualche cosa di concreto che ha un potenziale di espansione. Guardate, due di pentacoli, cavaliere di coppe, sole, sette di coppe e fante di coppe. Io sento che è un qualche cosa che cresce, si ufficializza, si concretizza e continua a crescere. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Guardate, questa giustizia qua generale la sento proprio come legge di compensazione. Tanto vi è stato tolto, tanto vi daranno. E infatti è come se non aveste più paura. C'è come un momento di rigenerazione. Di nuovo la stella è una carta che mi parla di sogni, nuovi obiettivi. Può anche essere, ragazzi, che qui qualcuno decida di prendere una casa o una struttura fisica. Se fosse per esempio, non lo so, fino adesso ho lavorato in casa, adesso mi sto espandendo e sto facendo nuovi contratti, nuove collaborazioni, ho bisogno di un posto fisico dove lavorare, dove incontrare i clienti, i fornitori e via dicendo. Non posso più ricevere la gente a casa, per esempio, no? E sento che è un qualche cosa che va verso quella direzione lì, il compimento del vostro sogno. Ma che bello! Allora, ragazzi, passiamo ai vari settori. Parliamo di lavoro. Allora, io ho la sensazione che qui sarà un buon momento, giugno. Potreste effettivamente... allora, partiamo da chi è senza lavoro. Sento che arriverà un accordo. Presumo che entro la fine del mese o entro un certo periodo di tempo, perché è come se ci vedo proprio un preaccordo e poi un contratto. Quindi è come se magari vi accordaste con qualcuno, magari iniziate a lavorare così e poi la cosa possa diventare ufficiale magari da settembre. E settembre lo vedo proprio come mese, vi dirò. Quindi è come se si concludesse finalmente un capitolo dolente della vostra vita. Vi dico, cercate di mantenere una comunicazione chiara con l'altra parte. Questo è quello che voglio io e questo è quello che posso dare ed è la mia disponibilità. Mm? Parlate chiaro, perché avete due otto di bastoni, è importante la comunicazione in questo mese. Se siete di quelle persone che invece sono occupate, ecco ragazzi, io qui ho la sensazione che ci sarà da tenere a bada qualche malelingua, ma se state aspettando un aumento di stipendio, un aumento di ruolo, una promozione, un trasferimento, quello che voi state aspettando, un rinnovo di un contratto, piuttosto che il fatto che vi mettano a tempo indeterminato, questo arriva ragazzi. Se non è proprio a giugno, perché vi parlavo di pre-contratto e contratto, può esserci a giugno la chiacchiera del tipo ok, voglio l'aumento di stipendio piuttosto che il capo che arriva, che è praticamente impossibile, e che dica ho visto che lavori bene, voglio premiarti, voglio darti un altro ruolo, a meno che non serviate realmente da un'altra parte. Comunque c'è come un preaccordo, un parlare di un tema a livello lavorativo e poi come una concretizzazione, un'ufficializzazione, un qualche cosa che si firma, perché avete due volte la carta della giustizia, quindi è un contratto, è un accordo, secondo me di nuovo verso settembre. Però giugno è importante perché ve la giocate, piantate il seme, ok? Per chi invece fosse autonomo, allora io qui ragazzi devo dire che ci sarà un nuovo capitolo anche per voi, potrebbero essere nuove collaborazioni e per qualcuno si tratta di finalmente iniziare a
usare i social piuttosto che implementare i social, piuttosto che, come vi ho detto prima, aumentare il giro di vendite, piuttosto che di conoscenze, piuttosto che di invitati, perché finalmente avete un luogo adatto da poter usare a scopo lavorativo, soprattutto se fino adesso avete lavorato in casa. O comunque si tratta di creare un posto fisico, qui c'è tanta concretezza, c'è un imperatore e un 4 di bastoni, c'è proprio bisogno di trovare qualcosa di concreto, ma questo... Ah, fatemi vedere una cosa. Vi dirò, potrebbe anche essere il appoggiarsi a qualcuno, quindi un freelance, un contratto a termine per capirci, che vi aiuti con i social e questo vi dico che darà una di quelle spintone alla vostra azienda impressionante. Ehm, Non è tanto il marketing, però per qualcuno potrebbe proprio essere il fare pubblicità, il farsi conoscere, il bombardare internet o tutte le piattaforme che avete con questo nuovo prodotto, questo nuovo servizio e via dicendo. Mm, Parliamo di amore. Anzi, no, andiamo ai soldi. Rimaniamo un attimo sul pezzo. Parliamo di soldi. Allora, devo dire che la vostra situazione finanziaria nel mese di giugno non andrà male, ragazzi. Ci potrebbero essere delle questioni, secondo me, da dover gestire. Allora, per qualcuno sono robe vecchie, che ci si è dimenticati un po' di mettere in ordine, piuttosto che conti che bisogna aggiornare o cose di questo genere. E per qualcun altro sono temi legati ai figli. Però tutto sommato è un momento tranquillo, mettiamola così. Da un punto di vista economico non ci sono grossi ingressi, non ci sono grosse uscite, ma sento anche dei buoni ingressi in realtà. Se dovessimo parlare di investimenti, qui ragazzi ci potrebbe essere, o meglio, di progetti. Adesso dipende se siete investitori o se avete un progetto in testa e dovete investire dei soldi appunto per portare a termine questo sogno. Qui il consiglio, secondo me, è di ehm, consultare un consulente. Scusate il gioco di parole, però c'è qualcuno che è come se fosse un po' ingenuo. È come se non si calcolassero certe cose, certi dettagli. Quindi magari parlare con uno specialista di questo settore è consigliabile. Giusto per farvi un'idea un po' più ampia, sapete, no, che la conoscenza espande la coscienza, ok? Sì, ce n'è anche un'altra che dice la conoscenza rende liberi, perché più voi conoscete, più voi sapete, meno vi dovete fidare di quello che dicono gli altri, perché voi avete un vostro bagaglio culturale che vi permette di discernere, di capire, di fare i vostri ragionamenti. Per quello che riguarda l'amore, allora ragazzi, diciamo che se siete single, ho come l'idea che sia un periodo abbastanza focalizzato sul lavoro in realtà, è come se foste distratti dalla vita sociale. Ehm, o meglio, è come se foste presi da altro, magari anche dalla vita familiare, i vostri genitori piuttosto che i vostri figli, fratelli. È come se non ci fosse tanto il focus. Ehm, Però vi devo anche dire che è un buon periodo per rendervi conto
che tipo di atteggiamento tendete ad avere con le altre persone, chiunque vi stia intorno, perché analizzandovi capirete qual è il punto dolente di quando vi fate conoscere da un'altra persona. Cioè è come se riusciste ad osservare il ruolo che tendete a rivestire con le persone intorno a voi, che è lo stesso ruolo che presentate alle persone nuove quando le conoscete, che è un ruolo che vi sorprenderà. Io non ve lo dico, scrivetemelo poi qua sotto nei commenti che ruolo pensate di rivestire. Per qualcuno può essere inconscio, Per chi è in una relazione. Allora, devo dire che questo è un mese di ufficializzazione, di concretizzazioni. Come vi ho detto, ci potrebbe essere un tema legato a una casa, un nuovo progetto, a... Vi dirò che per qualcuno arriva la proposta, ragazzi, potrebbe proprio essere l'andiamo a convivere insieme, ufficializziamo la nostra relazione, sposiamoci, pensiamo a creare una famiglia, cioè è proprio uno step al passo successivo, al gradino successivo della relazione. La vedo prospera, abbondante, in armonia, cioè non si può dire niente. È bellissima. C'è un tema legato alla casa comunque, legato diciamolo al mondo, no? Avete il mondo qui anche. Ci potrebbe anche essere in questo caso un tema lavorativo, un nuovo progetto lavorativo o che potrebbe diventare fonte di guadagno, mettiamola così, con il o la partner. Per chi invece fosse in una relazione, ehm, diciamo clandestina, anche qui ci sono dei risvolti, ragazzi, direi positivissimi, direi positivissimi. Può essere che finalmente il partner, la partner o voi stessi abbiate deciso di lasciare andare la vecchia relazione e finalmente iniziare qualche cosa di più onesto con la, diciamo, la seconda persona di interesse. C'è come un'espansione sia del cuore che delle intenzioni, che di quello che si semina, che di quello che diventa più concreto, ok? C'è come un diamoci delle regole, regolarizziamo, ufficializziamo. Fate attenzione, guardate, non vedo carte tipo il 7 di spade, in realtà non avete neanche praticamente una carta brutta, forse 5 di coppe, 5 di spade, ma non si sa, ah beh, avete la morte però. No, ma no, non sento. Vi dico, con tutta questa chiarezza, trasparenza, lucentezza, brillantezza, crescita, con tutta questa roba positiva, se siete in una relazione clandestina, fate attenzione perché potrebbe esserci qualcosa che viene alla luce, che magari in quel momento potrebbe anche essere positivo, però per chi vi scopre magari non tanto. Ok, parliamo ragazzi del vostro stato psicoemotivo. Vi dico, vedo tutti cuoricini, vedo sentimenti cristallini, trasparenti, onesti. È come se fosse un periodo dove avete il cuore veramente aperto. Fate attenzione, soprattutto se siete persone empatiche, a non farvi trasportare troppo da tutta questa emotività, questa gioia, questa amicizia, questa onestà, cioè siate onesti con voi stessi, però poi alla fine voglio dire, gli altri anche se non sanno tutto va bene lo stesso. Non si è tenuti a dire sempre tutto quanto alle altre persone, ok? Con questo non voglio dire di nascondere delle cose, però ehm, reputo che ci siano cose che sono proprio personali.
Per quello che riguarda invece le persone che sono intorno a voi, poi arrivo anche ai nuovi progetti. Ho la sensazione che le cose, come vi posso dire, potrebbe esserci come, per quello che la carta della giustizia è associata al discernimento, no? Divido quello che è giusto e quello che non è giusto. E in tema di persone che sono intorno a voi, io ho la sensazione che dovrete riaggiustare il tiro, cioè far presente a queste persone che sì, magari voi ci siete per aiutare, ma fino lì, perché poi avete una vita, avete il lavoro, avete i vostri impegni. Cioè un po' come rimettere in carreggiata le cose nel mese di giugno. E per quello che riguarda i progetti, sento ragazzi che sarà un periodo di monitoraggio di questi progetti, soprattutto se sono iniziati da un po', ehm, ed è un po' come se vi godrete quello che già avrete. Se sono progetti nuovi, non sento ancora che sia il momento di, cioè è come se doveste ancora seminare prima di vedere proprio i risultati e i frutti di quello che avete in mente, ok? Bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Osserva le tue conversazioni, critico interiore. La lezione di oggi. Osserva la conversazione nelle quali prendi parte oggi. Sono produttive o sono di cattiva intenzione? Sono piena di pettegolezzi o al contrario di informazioni stimolanti? L'obiettivo, riconoscere il discernimento di cui vi parlavo prima, la qualità delle informazioni con quali alimenti la tua mente ogni giorno. Bella, bella frase. Fate attenzione a quello che vi dicono, filtrate sempre con la vostra capacità di giudizio. Ecco, infatti, carta numero 19, e qui parla proprio di enigma e vedete ci sono come due facce, cioè una maschera che si divide in due, il bianco e il nero, ricorda un po' il Tao, il giusto e lo sbagliato. Di nuovo, ritorniamo alla giustizia, anche qui c'è la scelta. Ultimo oracolo. Sono tanti questi, però guardate, di nuovo, Yang è una carta di azione, proprio quello che avete incastrato, è come se vi dicesse è ora di agire, è ora di fare. A parte lo Yang è l'energia maschile, quella attiva, no? Tempi preistorici, gli uomini andavano a caccia, le donne guardavano la famiglia, tiravano sui bambini, no? Si occupavano della legna, del fuoco, di cucinare la carne che l'uomo cacciava, insomma. Carta numero 16, tutto ciò che brilla. E ritorna un po' di nuovo alla capacità di discernimento della giustizia perché è un po' il non vi fate, dov'è che ce l'avevate? Non vi fate, facciamo così, metto questa qua, che è il riassunto di queste carte praticamente. Ed è un po' non vi fate intrappolare da ciò che è troppo bello. C'è come una sensazione di potrebbe anche essere una credenza limitante, però è troppo bello per essere vero. Quando è così è perché c'è qualche cosa probabilmente che dovrebbe puzzare, diciamo, che dovrebbe farci venire dei dubbi. Carta dell'otto di coppe e qui mi parla di è tempo di andare. Qui sotto avevate il mondo che è la chiusura di un capitolo e qui c'è anche un 1 diversi 1, quindi è come se cambiasse un po' la prospettiva. Carta numero 7 al mare, questa io la adoro perché è una carta che a me ricorda tanto la pace, la quiete e la tranquillità della superficie. Poi sotto magari si muovono correnti. Vi dico, è come se fosse un mese di gestazione dove pensate, organizzate e preparate i semi per il cambio.
secondo le regole. Carta numero 11 è la giustizia, guardate un po', che parla di regole, è la carta numero 11 e ce l'avevate anche qui sotto. Quindi è un mese che vi invita, ragazzi, a seguire le regole, a fare le cose secondo le regole. Spero di, insomma, avervi dato degli spunti interessanti di riflessione con questa lettura. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona con le credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì ragazzi tratto temi inerenti alle credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più generico, però tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in tanti anni e insomma lo metto a disposizione in quei video. Sono quelli con la playlist, sono quelli con le copertine lilla, quindi vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!